tutti e bentornati sul canale. Questa sera vi parlo di una lotta che continua da secoli e che l'uomo puntualmente perde, che è quella contro la barba. Perché nonostante noi la tagliamo, questa continua a crescere e quindi noi acquistiamo cose di questo genere per tagliare la barba. Ma oggi cosa è successo? Oggi ti sei stufato di tagliare la barba con questo, vuoi dare un'importanza diversa alla rasatura e quindi vai al supermercato e compri questo. Che cos'è questo? Questo è un rasoio di sicurezza di quelli più economici, perché siccome tu hai paura di passare al rasoio di sicurezza, non vuoi spendere 40 euro per questo e quindi compri questo che ne costa 4. Molto bene. Insieme al rasoio di sicurezza compri questa. Proraso, sapone da barba per barbe dure. E qui fai il primo errore, perché invece di prendere questo, che puoi montare tranquillamente in ciotola, tu hai preso questo, che ha bisogno di una ciotola, e non ce l'hai. Quindi vai in cucina, ti prendi la tazza del latte di tua moglie, che nel frattempo imprega perché gliela sporcherai, e decidi di farti la barba. Come pennello ne hai preso uno qualsiasi. Io utilizzerò oggi questo, il mio, è l'Omega 48, che ha un prezzo medio, diciamo, costa 8-9 euro. E quindi tu in tutto, per farti questa barba oggi, da neofita, hai speso la bellezza di 15 euro totali, 16 euro totali. Molto bene. Andiamo a vedere questo rasoio della Wilkinson, che probabilmente per molti sarà il primo rasoio, no? Perché per me non lo è stato, però per molti il costo rappresenta un elemento di comfort, perché prendete questo rasoio che costa 3 euro, dici poi se non mi piace lo butto via, e probabilmente lo butterete via comunque. Comunque, questo rasoio pesa la bellezza di 44 grammi, che a mio avviso è un po' poco, perché questo ne pesa quasi il doppio, ne pesa 70, ok? Quindi già questo rasoio, questo, porterà dei problemi a chi si va a fare la barba per la prima volta, perché il suo peso non vi aiuterà a tagliare il pelo. È un rasoio 2 pezzi, quindi ha un manico in plastica con un'anima in acciaio all'interno per aggiungere quel po' di peso, e poi il resto è tutto plastica, veramente plastica morbida di bassa qualità. All'interno della scatola del rasoio avete trovato anche queste lamette della Wilkinson, che giustamente, non conoscendo altre lamette, andate a provare e quindi le andate a mettere sul rasoio, ok? Le apriamo, prendiamo il rasoio che si arma così, poi si inserisce e si avvita. Molto bene, lo serrate e siete pronti a farvi la barba. Vediamo quanto è il gap. Il gap è praticamente inesistente, quindi sto rasoio mi aspetto che sia gentilissimo sulla pelle, lo vedremo. Prendete il vostro pennello, lo bagnate, non utilizzate alcun prebarba, perché quando utilizzavate questo non c'era bisogno, con questo non vi tagliate nemmeno se premete con forza, no? Quindi andate a bagnare sto pennello, acqua calda, poi prendete la vostra bella crema da barba, il sapone da barba, e lo andate a mettere nella ciotola. Quanto ne mettete di sapone? Quanto ne mettete di sapone? Di sapone ne mettete relativamente poco, non ce n'è bisogno di una grossa quantità di sapone. Una cosa di questo genere dovrebbe bastare, ok? Quindi prendete il vostro pennello e andate a montare. Io tra tutte le tazze ho scelto una tazza ruvida perché fa montare meglio la schiuma, ma voglio dire, voi siccome vi siete sbagliati utilizzate la tazza che avete. È difficile normalmente che uno che utilizza il rasoio Mach 3 della Gillette o ProGlide o quello che è monti il sapone in tazza, ok? Comunque andate a montare sto sapone, se è bello montato. Il profumo è molto buono,
molto buono. A quel punto andate a bagnare la faccia. E iniziate a spennellare. Siccome è la prima volta che spennellate, manco ci fate troppa attenzione a fare movimenti circolari che alzano il pelo, a premere, a sentire, no? A sentire la schiuma che si monta sulla faccia. Semplicemente spennellate come avreste fatto con le mani con uno di quei fantastici saponi Sprites che non usa nessuno ormai di noi appassionati. E comunque andate a radere. Vi faccio notare, chi mi segue lo sa, che io qui ho una piccola escrescenza che normalmente poi sanguina, quindi questo rasoio è talmente leggero che non mi fa sanguinare. E questo qui, vedi, è il pelo che porta via. Qui c'è un'altra e manco questa sanguina, eh? Quindi il rasoio è estremamente gentile sulla pelle. Allora, impressioni sul rasoio. Veramente troppo leggero e veramente troppo gentile. Guardate, guarda qui i peli che sono rimasti. Col pelo sto rasoio non ha tolto quasi niente. Ora andiamo a fare il contropelo.
Ancora c'è pelo, ce n'è parecchio. È vero che io più che i peli c'ho un modesto zerbino addosso, come ho detto già una volta. Più o meno l'uomo lupo mi fa ridere a me, l'uomo lupo. Diciamo che se mi volete fare un dispetto a me mi mettete il coccolino al posto del bagno schiuma e diventa un disastro. Però, al di là di questo, e avete finito la sbarbata. La prima sbarbata con un rasoio di sicurezza. L'avete fatta così. Allora, che vi dico? Le prime impressioni sul rasoio sono che è sicuramente molto molto leggero. Sono che è davvero tanto gentile. Vado a mettere del dopo barba, che è quello che usavo anche con l'altro rasoio, atteso che io il rasoio, quello, il ProGlide, non lo uso più da 4-5 anni ormai. Comunque, profumi di Napoli. Allora, il rasoio non mi dispiace, il suo lavoro lo fa. Mi sono fatto qualche tagliettino, ma così a occhio, è dovuto alle lamette. Le Wilkinson sono lamette che io, se non fossero venute nel rasoio, non avrei mai comprato. Ok? Quindi le lamette magari sono un po' rigide, no? E quindi sto rasoio vi taglicchia, ma veramente è gentile. Cosa succede ora? Che se voi comprate questo rasoio, il risultato è che scoprite che vi potete fare la barba con rasoio di sicurezza assolutamente senza sgozzarvi, questo è certo. Però è vero pure che secondo me dopo 2 o 3 sbarbate quel rasoio non è più sufficiente, perché non vi soddisferà la qualità della rasatura, no? Ora io non dico che vi dovete prendere un rasoio che vi sgozza appena lo poggiate sul collo, però vi deve soddisfare la morbidezza della pelle, come è liscia, come eccetera eccetera. Questo rasoio personalmente per me è un no. Se dovessi comprare un rasoio andrei a comprare o il Wilkinson Classic, quello nuovo che però non ho ancora provato, che ha un'apertura a farfalla, o meglio ancora il Gillette King C che ho comprato e ho recensito la volta scorsa e che secondo me si comporta egregiamente. E anche per oggi è tutto e ci vediamo più vecchi.